Immaginate di partire da casa, di salutare i vostri genitori, i vostri amici e il vostro paese, di mettere tutto in uno zaino e decidere che il mondo è abbastanza grande da esplorarlo. Anna Rosa Liva l'aveva fatto. 30 anni, Pordenone, Friuli Venezia Giulia. Una donna coraggiosa, curiosa, piena di vita. Stava girando il mondo da sola. Aveva attraversato continenti, aveva dormito in ostelli con sconosciuti, aveva preso autobus notturni in paesi stranieri senza conoscere la lingua. Era arrivata in Australia e in Australia si era sentita al sicuro, fino al 28 novembre 1991. Quel giorno, intorno a mezzogiorno, Anna Rosa Liva uscì da un edificio del centro di Cooper Pedy, una piccola città mineraria nel bel mezzo del deserto australiano. Girò l'angolo e sparì. Il suo corpo non è mai stato trovato e in Italia forse quasi nessuno conosce questa storia. Ci sono storie che restano nell'ombra, ma meritano di essere raccontate per non essere dimenticate. Io sono Rita e questo è Real Paracrime. Mettetevi comodi perché il caso di oggi ci porterà dove la realtà supera ogni immaginazione e oggi vi porto in uno dei luoghi più remoti, più silenziosi e forse più pericolosi di questo paese. Vi porto nell'outback australiano. Prima di capire cosa è successo ad Anna Rosa, dovete capire dove si trova Cooper Pedy, perché questo posto è come nessun altro sulla Terra. Cooper Pedy si trova nel South Australia, a 846 km a nord di Adelaide. Per arrivare percorrete ore e ore di autostrada dritta come un righello, attraverso un deserto piatto e rosso che sembra non finire mai. Non ci sono alberi, non ci sono colline, solo terra rossa, calore e cielo. Il nome Cooper Pedy viene dalla lingua aborigena Kupa Piti, che significa buca dell'uomo bianco o buche dell'uomo bianco, ed è un nome perfettamente appropriato perché a Cooper Pedy la gente vive sottoterra. Sì, avete capito bene, letteralmente sottoterra. Quando i primi minatori arrivarono qui nel 1915, scoprirono che il suolo nascondeva qualcosa di preziosissimo. Opali, le pietre più colorate e più uniche al mondo, ma scoprirono anche che il caldo era insopportabile d'estate. Le temperature sfiorano i 50 gradi, impossibile vivere in superficie. E allora scavarono. Trasformarono le vecchie gallerie minerarie in case, cucine, camere da letto, salotti, tutto sottoterra, dove le temperature rimane costante sui 22-24 gradi tutto l'anno. Oggi circa l'80% della popolazione vive in queste abitazioni sotterranee chiamate dugout, case scavate nella roccia per sfuggire al caldo estremo. Ci sono chiese, hotel, musei, ma tutti nel sottoterra praticamente. Perfino un campo da golf, ma senza erba. Solo sabbia rossa e qualche ciuffo di erba artificiale. Il paesaggio attorno alla città è surreale, migliaia di cumuli di terra biancastra. I rifiuti delle miniere emergono dal terreno come formicai giganti. Tra questi cumuli ci sono migliaia di pozzi abbandonati, profondi, bui e dimenticati. Cooper Pedy produce oltre il 70% degli opali, che è una gemma di qualità molto conosciuta in tutto il mondo. È una città di fortuna, di avventura, di gente che viene da ogni angolo del pianeta a tentare la sorte, ma ha anche un lato oscuro. Tra il 1990 e il 2003, 4 persone sono scomparse o sono state uccise a Cooper Pedy. Nessuno dei casi è mai stato risolto. Era in questo posto che Anna Rosa Liva arrivò la sera del 27 novembre 1991, zaino in spalla, occhi curiosi, ed era sola. Anna Rosa Liva era nata e cresciuta a Pordenone, nel Friuli Venezia Giulia. Aveva 30 anni, non era una ragazzina sprovveduta, era una viaggiatrice esperta, aveva già girato diversi paesi,
Aveva l'abitudine di muoversi da sola, di arrangiarsi, di fidarsi del proprio istinto. Nel 1991 aveva deciso di fare il viaggio della vita, l'Australia, un paese che agli occhi degli europei degli anni 90 sembrava l'ultima frontiera. Spazi immensi, natura selvaggia, gente simpatica e sicurezza. L'Australia aveva la reputazione di essere uno dei paesi più sicuri al mondo per i viaggiatori solitari. Anna Rosa aveva percorso migliaia di chilometri attraverso il paese, era arrivata ad Alice Springs, la città nel cuore rosso dell'Australia, vicino all'Uluru. È da lì che aveva preso un autobus verso sud lungo la Stuart Highway. La destinazione era Cooper Pedy e la sera del 27 novembre 1991 l'autobus arrivò proprio lì alle 22. Anna Rosa scese, prese il suo zaino e cercò un posto dove dormire. Trovò un letto in un ostello su Olive Street, a pochi passi dalla strada principale. L'ostello era pieno di altri backpackers, gente da tutto il mondo, come sempre a Cooper Pedy. Anna Rosa non era l'unica straniera in città. Non si sa con certezza se uscì quella sera oppure no. Probabilmente era stanca dopo il lungo viaggio in autobus. Quello che sappiamo dalle ultime ore di Anna Rosa Liva è stato ricostruito con estrema cura dagli investigatori nel corso degli anni e vi racconto tutto quello che ho trovato, minuto per minuto. Alle ore 8 si alzò presto e andò a far colazione al Last Resort Café, un locale a poche centinaia di metri dall'ostello. Mangiò qualcosa e alle 8:45 uscì. Alle 9:15 ritornò all'ostello, beve un caffè, parlò con il personale della struttura. Durante questa conversazione Anna Rosa disse una cosa interessante, che voleva andare a fare noodling. Noodling è un termine tecnico locale, indica la pratica di cercare opali tra i rifiuti delle miniere, setacciando la terra in cerca di frammenti di pietra preziosa che i minatori hanno buttato via. È un'attività turistica popolare, quasi un gioco. La polizia sospetta che Anna Rosa avesse imparato questo termine proprio quella mattina, durante una conversazione con un locale. Qualcuno probabilmente le aveva spiegato cos'era il noodling. In tarda mattinata Anna Rosa si diresse poi agli uffici del consiglio comunale nel centro città. Qui fece due cose secondo quanto ricostruito dal Crime Stoppers South Australia. Prima ebbe una conversazione con un impiegato comunale su un interesse comune, la religione dei testimoni di Geova, e organizzò di partecipare a una riunione prevista per quella sera stessa alle 7 di sera, sempre a Cooper Pedy. La seconda cosa che fece è quello di raccogliere informazioni su una sede dei testimoni di Geova a Ingle Farm, Adelaide, e ottenne una mappa di Cooper Pedy. Questi dettagli sono importanti perché da qui si capisce che Anna Rosa aveva piani concreti per le ore e i giorni successivi. Comunque aveva in piano di partecipare a una riunione religiosa quella sera stessa alle 7 e in più aveva raccolto informazioni in vista di una tappa successiva ad Adelaide. Una persona con così tanti piani per le ore successive non fugge volontariamente e né si allontana senza avvisare nessuno. Alle 11:30 ci fu l'ultimo avvistamento di Anna Rosa. Fu vista per l'ultima volta in modo confermato alle 11:30 del mattino proprio agli uffici comunali dove aveva appena raccolto quelle informazioni. E c'è anche un avvistamento non confermato alle 9:30 da parte di un residente che vide una donna corrispondente alla sua descrizione in Edward Street. Si ritiene anche che Anna Rosa sia scomparsa poco dopo aver lasciato gli uffici comunali e non fece mai più ritorno al suo alloggio, che si trovava a soli 300 metri di distanza, lungo la stessa via. In pieno giorno, nel centro di una città, Anna Rosa Liva era svanita. Quando non tornò all'ostello, scattò subito l'allarme. Le ricerche nei giorni e nei mesi successivi coinvolsero la polizia locale e una perlustrazione sistematica della zona.
Nel corso degli anni, gli investigatori hanno perquisito oltre una dozzina di pozzi minerari abbandonati nelle vicinanze del punto in cui Anna Rosa Liva fu vista l'ultima volta. Il detective Paul Ward parlò pubblicamente del caso in più occasioni nel corso degli anni, spiegando perché la polizia era convinta che si trattava di un crimine. Sappiamo che Anna Rosa Liva aveva programmi per i giorni successivi, aveva fatto progetti per partecipare a una riunione dei testimoni di Geova quella sera e aveva fatto richieste per partecipare a una riunione simile ad Adelaide. Gli investigatori sono convinti che Anna Rosa non sia semplicemente caduta in un pozzo minerario nelle vicinanze. Ritengono più probabile che sia salita volontariamente in macchina con qualcuno, dato che non è stato riportato alcun segno di colluttazione nella zona. Nessuno ha fatto una denuncia, nessun grido segnalato, nessuna lotta. Nessun testimone di un atto di violenza. E comunque stiamo parlando di Coober Pedy, un paese in mezzo al deserto dove tutti si conoscono, un po' il caso di Paddy, no? Se non avete visto ancora il caso di Paddy, un caso molto famoso in Australia, vi metto il link qui sopra, non so dove, e vi consiglio di andarlo a vedere. Sono paesi dell'Australia dove appunto tutti si conoscono e se succede qualcosa lo sanno, ecco, lo sanno, si sa che fine abbia fatto, è solo che non lo vogliono dire, stanno tutti muti, capite? Quindi anche un litigio, comunque un litigio, una persona se sale su una macchina, cioè si vede, no? Si vede. Perché appunto non stiamo parlando di una grande città, non so se mi state seguendo e non so se sono abbastanza chiara in questo. Quindi nessuno aveva denunciato nulla e nessuno aveva visto nulla, come sempre. E Anna Rosa Liva è semplicemente sparita. E questo porta a una conclusione inquietante. Chiunque l'abbia portata via probabilmente non era uno sconosciuto minaccioso, ma qualcuno che era riuscito nel giro di poco tempo, in pieno giorno, in mezzo a una strada del centro, a guadagnarsi abbastanza fiducia da farsi accompagnare in macchina. Si ritiene che il suo corpo sia stato gettato in uno dei migliaia di pozzi minerari dismessi che circondavano la cittadina nell'estremo nord del Sud Australia. E qui la storia si fa ancora più inquietante perché 13 mesi prima della scomparsa di Anna Rosa Liva, un'altra ragazza era sparita dalla stessa piccola città. Si chiamava Karen Michelle Williams, aveva 16 anni, era una ragazza aborigena del posto, descritta da chi la conosceva come educata, attraente, solare, molto conosciuta e apprezzata a Coober Pedy. Era la sera del 3 agosto 1990. Karen trascorse la sera all'Opal Inn, il pub principale della città, che all'epoca era anche la discoteca più frequentata. Chiudeva verso le 3 o le 4 del mattino, ma per molti quella non era la fine della serata. Si attraversava la strada, si mangiava qualcosa al locale aperto 24 ore e poi si finiva in un altro locale aperto sempre fino a tardi. Ed è proprio lì che intorno alle 5 del mattino del 4 agosto che Karen si ritrovò insieme a 3 amiche, cercando un passaggio per tornare a casa. Ed è lì che incontrò Nikola Novakovic, un giovane del posto, 18 anni, guidava una macchina arancione. Karen e le sue 3 amiche salirono in macchina. Nicola, questo ragazzo, si avviò. Lasciò poi scendere le 3 amiche vicino a un'abitazione nelle vicinanze, ma Karen non scese, voleva essere portata ad un altro indirizzo lì vicino, dove alloggiava sua madre. E così Karen Williams rimase sola in macchina con questo ragazzo. E da quel giorno i suoi amici, i suoi familiari non la videro mai più.
Quello che sappiamo con certezza di quella notte, poco dopo, Karen e Nicola furono visti insieme alla stazione di servizio Caltex di Cooper Pedy. La macchina ripartì, svoltò prima su una stradina e poi a sinistra sulla Stuart Highway, l'autostrada del deserto, e scomparve nel buio dell'outback australiano. Karen Williams non fu mai più vista. Le ricerche che seguirono dopo la scomparsa di Karen furono tra le più estenuanti nella storia della polizia del Sud Australia. Per anni e poi decenni gli investigatori tornarono a Cooper Pedy, usarono foto aeree e immagini satellitari degli anni '80. Scavarono dappertutto e usarono anche aspiratori industriali, tutto ciò con temperature di 40 gradi, 50 gradi. Portarono geologi, forensi, antropologi, squadre di soccorso minerario. Non trovarono mai il corpo, ma nel 2012 una revisione completa del caso portò a una svolta. La polizia identificò un sospettato, un ex residente di Cooper Pedy, all'epoca nei suoi 40 anni. E secondo voi chi poteva essere? Ovviamente il ragazzo che l'aveva fatta salire in macchina, no? Era Nikola Novakovic, non so neanche se lo sto pronunciando bene. Nel novembre 2013, 23 anni dopo quella notte, la polizia lo arrestò a Mont Gambier. Fu accusato di omicidio, praticamente era tutt'altra parte. Il processo si tenne nel 2015 davanti al giudice Tim Stanley della Corte Suprema, senza giuria. Quello che emerse in aula era agghiacciante. Secondo l'accusa al momento era una rapina. Pochi giorni prima della scomparsa di Karen, Nicola, questo delizioso ragazzo, e due suoi amici avevano rapinato a mano armata un minatore di opali locale, sottraendogli circa $1.000 con una pistola e un coltello. Karen, la ragazza, li aveva visti salire sull'auto usata per la fuga. Sapeva troppo. Lei voleva una parte del bottino della rapina, altrimenti si sarebbe rivolta alla polizia, disse il pubblico ministero Jim Pierce, citando le parole che, secondo l'accusa, Nicola aveva poi riferito a uno dei suoi amici. E così, quella notte, dopo aver lasciato scendere le amiche di Karen, non la portò a casa di sua madre, ma la uccise. Poi si sbarazzò del suo corpo. Secondo uno degli amici di Nicola, che poi era diventato testimone chiave dell'accusa, quella notte fu contattato da Nicola. Infatti i due poi si recarono insieme verso la periferia della città, dove trovarono un'auto bruciata. E questo amico disse di aver prelevato dal bagagliaio un corpo avvolto in una coperta e di averlo gettato in un pozzo minerario abbandonato. Lasciò Cooper Pedy nel giro di una settimana e non tornò fino al 2013, perché poi, ricordiamoci, l'avevano arrestato in un altro luogo. Ma in aula emersero anche altri dettagli ancora più inquietanti. Nicola aveva parlato a diversi amici in modi diversi. Qualcuno riferì che aveva ammesso di averla sparata. Qualcuno disse che aveva confessato di averla stuprata e strangolata. Versioni diverse, contraddittorie, impossibili da riconciliare. E poi c'era il dettaglio più disturbante di tutti. Nicola, mentre purtroppo toglieva la vita ad una giovane ragazza, aveva anche chiamato e ammesso alla sua fidanzata ciò che aveva fatto a Karen. Quindi c'erano tutte le prove che questo ragazzo, Nicola, aveva tolto la vita alla povera Karen, perché Karen aveva visto la rapina, li aveva visti, anzi non aveva visto solo lui, ma aveva visto lui e i suoi due amici, quindi voleva una specie di ricompensa, perché comunque vi ho visto, se non volete che io vada dalla polizia mi dovete dar qualcosa. E quindi era diventata scomoda, doveva essere tolta di mezzo.
a causa di questa cosa, per far sì che lei non andasse dalla polizia, e neanche volevano comunque dargli un qualcosa per farla stare zitta. Per questo motivo Karen è andata incontro a qualcosa di terribile. È qui che arriva poi il bello. Nell'agosto del 2016 ci fu un verdetto e il verdetto era non colpevole. Il giudice spiegò che le versioni dei testimoni erano troppo contraddittorie tra loro. Chi diceva che aveva sparato, chi diceva che aveva strangolato. Versioni così diverse e inconciliabili da rendere impossibile accertare i fatti oltre ogni ragionevole dubbio. Quindi disse che i testimoni erano inaffidabili e il giudice ritenne anche che la testimonianza del suo amico era stata motivata almeno in parte dalla possibilità di intascare la ricompensa di $200.000 offerti dalla polizia. Ma prima di pronunciare l'assoluzione, il giudice aggiunse una frase che rimase sospesa nell'aria dell'aula, come una condanna senza condanna. Era convinto che entrambi gli uomini avessero avuto un qualche coinvolgimento nella morte di Karen Williams e nello smaltimento del suo corpo. E il fratello di Karen, Kim Williams, disse ai giornalisti che avevano aspettato più di 20 anni per poi ascoltare un verdetto di soli 10 secondi. Immaginate come questa povera famiglia si sentiva con la liberazione, con il fatto che il giudice non abbia incolpato nessuno per la sparizione della figlia, della sorella. Quindi il corpo di Karen Williams non è mai stato trovato. La polizia confermò che il caso non era chiuso e grazie a modifiche legislative in Sud Australia oggi è possibile riaprire un processo contro una persona già assolta se emergono prove nuove e convincenti. Una ricompensa di $1 milione è tuttora attiva per chiunque fornisca informazioni che portano al ritrovamento dei resti di Karen o una condanna. 2 donne scomparse, una città, 13 mesi di distanza e ancora oggi nessuna risposta definitiva per nessuna delle due. A questo punto la domanda è inevitabile: i 2 casi sono collegati? È importante essere precisi su questo punto perché si parla di accuse gravissime e di una persona, Nicola, che è stata processata e assolta in tribunale. La polizia del Sud Australia non ha mai dichiarato pubblicamente, sulla base delle fonti disponibili, che i casi di Karen Williams e Anna Rosa Liva siano formalmente collegati o opera della stessa persona. Quello che sappiamo con certezza è che entrambi i casi fanno parte della stessa iniziativa investigativa, chiamata Operation Persist, lanciata dalla polizia del Sud Australia per riesaminare i cold case irrisolti della regione di Cooper Pedy. Non esiste nelle fonti pubbliche disponibili alcune dichiarazioni ufficiali della polizia che indichi un legame diretto con la sparizione di Anna Rosa e Nikola Novakovic e gli altri 2 amici. Quello che possiamo dire con onestà è più sfumato, ma forse ancora più inquietante. In una città di poco più di 1.000 persone, nel giro di 13 anni, 4 persone sono state uccise o sono scomparse in circostanze sospette, senza che nessuno di questi casi abbia mai portato a una condanna definitiva. Che si tratti o meno della stessa mano, Cooper Pedy resta una delle comunità più piccole d'Australia con il più alto numero di cold case irrisolti per abitante. Cooper Pedy tra il 1990 e il 2003 ha visto sparire o morire in circostanze misteriose 4 persone. Nessun caso è mai stato definitivamente risolto. Karen Williams, 1990, 16 anni, scomparsa, corpo mai trovato. È un uomo processato e assolto nel 2016. Anna Rosa Liva, 1991, 30 anni, la nostra protagonista di questa storia. Scomparsa, anche lei, il corpo non fu mai trovato. Colin Williams, 1995, 65 anni, proprietario di un negozio di opali, visto vivo per l'ultima volta il 18 dicembre 1995. La mattina seguente i vigili del fuoco furono chiamati per un incendio scoppiato sul retro del suo negozio. Spegnendo le fiamme trovarono il suo corpo all'interno. Era morto a causa di un'aggressione violenta.
Tracce di sangue furono trovate sulla scena e su un oggetto ritenuto essere l'arma del delitto. Un uomo di 24 anni venne arrestato nel febbraio 1996, ma fu giudicato non colpevole da una giuria della Corte Suprema nell'agosto 1997. Andrew Wilbur Williamson, 2003, aveva tra i 41 e i 43 anni. Secondo le diverse fonti viveva da solo in un dugout su Tupper Close. Fu aggredito e lasciato morire nella propria abitazione dopo l'1:30 di notte dell'11 novembre 2003. Era un noto spacciatore di cannabis nella zona e secondo la polizia questo potrebbe aver giocato un ruolo nel movente dell'omicidio. Nei giorni precedenti era stato visto in giro per la città con una grossa somma di denaro contante e a causa delle sue condizioni di salute precarie potrebbe essere stato visto come un bersaglio facile. Gli fu rubata della costosa gioielleria in oro, contanti e alcune pepite d'oro. L'arma del delitto non è mai stata trovata. 4 casi, 4 vittime, nessuna condanna definitiva. Una città di poco più di 1000 persone. Quello che accomuna i casi di Karen Williams e Anna Rosa Liva è particolarmente inquietante. Entrambe spariscono senza lasciare tracce evidenti, senza che nessuno riportasse segni di colluttazione nel centro della cittadina. I loro corpi non sono mai stati trovati e la polizia ritiene che entrambe possano essere state gettate in uno dei migliaia di pozzi minerari abbandonati che circondano la città. Secondo alcune stime, già nel 1999 esistevano oltre 250.000 ingressi di pozzi minerari nell'area circostante Cooper Pedy. 250.000 se qualcuno volesse nascondere un corpo in uno di quei pozzi potrebbe restare segreto per sempre. Il caso di Anna Rosa Liva non è mai stato chiuso. La polizia del Sud Australia ha riunito le indagini sui cold case irrisolti dell'area di Cooper Pedy, inclusi quelli di Karen Williams, Colin Williams e Andrew Williamson, sotto un'iniziativa investigativa dedicata nota come Operation Persist, con l'obiettivo di tenere vivi questi casi e raccogliere nuove informazioni dalla comunità. Gli investigatori sono tornati più volte a Cooper Pedy nel corso degli anni. Hanno ripreso le interviste, ricontattato i testimoni, analizzato le vecchie prove con tecnologie molto più sofisticate. Per il caso di Anna Rosa Liva esiste tuttora una ricompensa di $200.000 australiani per chiunque fornisca informazioni utili a recuperare i suoi resti o a identificare il responsabile della sua scomparsa. Mentre per il caso di Karen Williams, come vi avevo già detto prima, la ricompensa è stata portata fino a $1 milione, cifre enormi per casi così vecchi, un segnale di quanto le autorità ritengono ancora prioritario dopo tutti questi anni fare giustizia in una cittadina remota che sembra custodire più di un segreto sotto la propria superficie. Cari amici del Paragrammi, questo è tutto ciò che ho trovato per quanto riguarda questo caso che mi tocca in modo profondo, perché Anna Rosa Liva era italiana, veniva dal Friuli, stava facendo quello che sogniamo in tanti, girare il mondo, scoprire posti nuovi, vivere avventure. Era arrivata fino in Australia, dall'altra parte del pianeta, con coraggio, curiosità e fiducia nel mondo, e in Australia scomparve. Ovviamente penso alla sua famiglia in Italia che per oltre 30 anni ha aspettato notizie che non sono mai arrivate. Penso a quanto dolore porta con sé una sparizione, non la certezza di una morte, ma il vuoto assoluto. L'impossibilità di piangere qualcuno che potresti ancora sperare di rivedere. E questa storia ovviamente ricorda molto il mio percorso, perché anch'io sono venuta qui in Australia nel 2019, tantissimi anni fa, 8 anni fa. Non stiamo parlando però del 1990 o 91, dove magari c'erano molte più sparizioni ad oggi. Oddio, tuttora ancora la gente sparisce, non vi nego questa cosa. L'Australia non è sicura come tutti dicono, io lo dirò sempre, soprattutto per tutti quei ragazzi, per tanti di quei ragazzi che vengono qui, italiani, che vengono qui in Australia. Ovviamente fate sempre attenzione, non vi voglio mettere ansia, però
ragazzi, dovete far sempre attenzione perché comunque è un paese straniero, è un paese dove magari non conoscete la lingua, oppure se la conoscete e venite già preparati meglio ancora, però non andate in posti dove comunque si fa fatica anche a far benzina per la macchina, ecco, perché una volta che la benzina è finita, allora lì diventa tutto rischioso perché ci sono tante di quelle strade, infinite strade dove non c'è manco un benzinaio o dove non c'è manco non puoi fare neanche una sosta, quindi fate molta attenzione, dove i cellulari non prendono. Quindi ragazzi, cioè, mi raccomando, poi vi consiglio di vedere un film che ho visto tantissimi mesi fa, si chiama proprio Autoback, non so se è su Netflix, io l'ho visto su Netflix, non so, cercatelo perché è una storia vera, magari ve ne parlo in un prossimo video, anzi vi parlerò magari di altre sparizioni che ci sono, ultimamente ce n'è stata un'altra sparizione di un ragazzo scomparso forse non qui a Sydney, ma forse non mi ricordo ragazzi, però comunque in una parte dell'Australia. Di storie così ce ne sono tante. Ovviamente queste sparizioni sono anche legate a crimini e magari dietro a questi crimini c'è magari qualcuno, sicuramente un serial killer. E qui c'è stato un serial killer molto molto famoso, penso che tutti lo conoscono, è Ivan Milat, magari vi ripeto, approfondirò molto di più questo argomento nei prossimi video perché vorrei mettere in guardia tutte quelle persone che vengono in Australia perché non è proprio sicura. Tenetelo sempre a mente, dovunque andate, nessuna parte del mondo è proprio sicuro. Io vi ringrazio se siete arrivati fino alla fine di questo video, fatemi sapere cosa ne pensate, se conoscevate il caso di Anna Rosa Liva e cos'altro ragazzi. Ci vediamo al prossimo video, ciao!